Ebbene, oggi parleremo, come potete vedere dall'immagine, Wi-Fi contatore di energia bidirezionale. Può funzionare con Google, Amazon, Tuya, Smart Life e Wi-Fi. È un contatore di elettricità misura bidirezionale, cioè in ingresso e in uscita, misura la corrente. Allora, misurazione multiple, energia totale, energia attiva, energia positiva, energia reattiva, equilibrio di energia attiva. Poi non solo, per esempio può funzionare da un semplice interruttore on-off, sempre tramite applicazione, anche tramite il tasto che troviamo, come potete vedere, è questo tastino qui che si vede qui. Si può anche programmare per la ricarica a kilowatt, impostiamo 10 kW, uno fa la ricarica, dopo 10 kW che ha caricato 10 kW si ferma da solo. Nello stesso tempo, cosa molto importante, possiamo vedere anche possiamo proteggere il nostro impianto da sovrattensioni. La sovrattensione non è altro che una tensione superiore, facciamo finta che noi viaggiamo a casa con 220-230 volt, se arriva un colpo per colpa di un temporale, qualche cosa, arriva a 290, parecchie attrezzature elettroniche andrebbero a farsi friggere. Quindi noi possiamo impostare un range, arrivato a quel range lui si stacca, quindi ci ripara da danni dovuti a sovrattensione. E la stessa cosa possiamo fare con le sottotensioni, cioè tensioni inferiori ai 220. Naturalmente tutto questo è programmabile. Poi, a quando ho capito che non specificano nel loro manuale questi due piedini qua, che vedete verdi, servono per mettere una sondina di temperatura. Si può mettere una sondina nel quadro comando per vedere la temperatura all'interno del quadro comando, quindi è utile anche questa. Mentre con l'applicazione possiamo vedere tutto, insomma, l'applicazione è questa. Sono simili sia alla Smart Life che alla Tuya. Questo è un esempio di come potremmo utilizzarlo. Possiamo contare l'energia che prendiamo dall'Enel e quella che prendiamo dall'impianto fotovoltaico, quindi sapremo il totale, l'energia in entrambe le direzioni. Adesso vi farò vedere come montarlo. Per far funzionare l'applicazione è semplicissimo, basta, una volta installato Tuya o Smart Life, andare nell'applicazione, cliccare sul tasto aggiungi nuovo prodotto, teniamo premuto per un poco questo tastino, si metterà a lampeggiare questo LED centrale blu. Quando lui lampeggia significa che sta cercando di collegarsi alla nostra rete Wi-Fi. Una volta che sull'applicazione abbiamo la nostra rete Wi-Fi, mettiamo la nostra password della rete e il contatore è collegato all'applicazione, e poi con le varie skill possiamo collegarla ad Alexa e Google. Quindi adesso non ci resta che vedere come collegarlo. Comunque ha tantissime altre funzioni, misura hertz e così tante cose. Poi potete vederlo, io l'ho preso su Amazon, ma ce ne sono tanti. Va bene, andiamo a vedere come si monta. Ebbene amici, questo è il nostro contatorino. Per collegarlo utilizzeremo un cavo con una spina, un portalampada. Vediamo un po', sul lato abbiamo lo schema L in 1 nell'ingresso 1, N in nell'ingresso 3 e poi 2 e 4 è l'uscita. Quindi apriamo il copercetto e iniziamo. All'ingresso 1
mettiamo il primo cavo nell'ingresso 1, ok, apriamo dall'altra parte e il 3. Ebbene, abbiamo collegato l'ingresso, adesso colleghiamo il portalampada all'uscita. Se sentite rumori di sottofondo è il mio cagnolino, un piccolo cagnolino che dà noia. Ebbene, l'abbiamo collegato, chiudiamo il tutto e vediamo un po' cosa succede. Ebbene, come potete vedere, la lampada è accesa. Adesso la spegno. 1, 2 e 3 veloci, si dovrebbe spegnere. 1, ok. Come potete vedere, quanto è rosso il LED, non lo so se si vede bene. Rosso è spenta l'uscita, blu significa che c'è il wifi. Vediamo un po' come facciamo per vedere a display, anche se purtroppo non si vedono bene nel telefono. Premendo un secondo cambia la schermata e potete vedere le varie misurazioni direttamente dal contatore. Per trovare la wifi, quando apriamo l'applicazione, clicchiamo su aggiungi, teniamo premuto il tastino, dopo un poco inizierà a lampeggiare. Come potete vedere lampeggia, sta cercando la wifi. Una volta trovato lo aggiungiamo sulla nostra applicazione e anche dall'applicazione possiamo guardare tutte le sue funzioni. Ebbene amici, se il video vi è piaciuto mettete mi piace. Qui funziona tutto bene. Alla prossima ragazzi!